L'istogramma nella fotografia. Che cos'è e come leggerlo? Subito dopo la sigla. Salve a tutti, sono Alessandro e vi do di nuovo il benvenuto nel mio canale. Oggi, come dicevo, parleremo un po' di teoria della fotografia. Parleremo dell'istogramma. Tutte le fotocamere digitali, praticamente dalla compatta che troviamo a 100 euro alla super reflex o super mirrorless, hanno all'interno del loro schermo l'istogramma. Fondamentalmente è quel grafico che vedete tutto disegnato che sembra un'onda un po' strana. Solitamente lo vedrete in bianco e nero, quindi vedrete uno sfondo nero con questo disegno onda bianco. In altre situazioni lo troverete suddiviso nei tre colori primari. L'interpretazione è la stessa. Cerchiamo di capire quindi come leggerlo. È un grafico, quindi ha l'ascissa e l'ordinata, la X e la Y. Sull'asse delle X vedremo le tre diverse tipologie di luminosità di una foto: le ombre, i mezzi toni e le luci, le alte luci, scusate. Nell'asse delle Y invece vedremo l'intensità di ogni singolo, chiamiamolo colore forse brutto, di ogni singolo pixel, dal più scuro al più chiaro. Sono 255 in orizzontale e in verticale. Nell'orizzontalità vedremo appunto dallo 0 assoluto, 0, al 255, il bianco assoluto. Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di capire cosa stiamo guardando. Quando l'immagine è molto scura, troveremo la nostra onda spostata verso sinistra, verso le basse luci. Quando è molto chiara o ci sono alcune parti chiare che predominano sulla foto, la troveremo spostata sulla parte destra. La parte centrale invece è quando ipoteticamente l'esposizione, perché nell'istogramma parliamo di esposizione, è corretta. Come si legge quindi un istogramma? Abbiamo capito più o meno le tre suddivisioni orizzontali. In verticale cosa comporta? Comporta che più è alto il segno in verticale e più è presente questa caratteristica. Quel pixel, quel numero di pixel è maggiore. Faccio un esempio: se noi fotografassimo con l'obiettivo chiuso, troveremmo tutto spostato a sinistra al massimo dell'ampiezza del nostro grafico. Parallelamente, se fotografassimo una luce diretta, troveremo tutto spostato a destra con il massimo dell'esposizione. Quello però non va a significare, non è l'ampiezza che giustifica se una foto è bruciata o meno, o se è scura, se è nera o meno. Quello va ad indicare quanti sono i pixel che hanno quella data luminosità. Faccio un altro esempio: una foto mediamente, cioè esposta correttamente, avrà la nostra campana, chiamiamola, con al centro il punto più alto dove si presentano il maggior numero di pixel, quindi non l'intensità luminosa superiore, ma il numero di pixel che hanno la stessa intensità di colore. Quindi questo che cosa comporta nella nostra fotografia? Capire se la nostra foto è correttamente esposta o meno. Naturalmente non esiste l'istogramma perfetto. Io fotografo principalmente all'alba o al tramonto, avrò molto spesso il mio istogramma verso sinistra, in quanto la luce è un po' scarsa. Parallelamente, se io facessi le luci di una via lattea, avrò moltissimo dell'istogramma tutto sulla sinistra. Oppure io fotografo all'interno, oppure come posso dire, un ritratto di una persona con uno sfondo bianco, avrò molto istogramma spostato sulla destra, in quanto la parte di bianco
abbastanza presente all'interno dell'immagine e quindi avrò il mio istogramma spostato sulla destra. Ma questo non significa che sia o corretta o sbagliata l'esposizione. In primis siamo noi che decidiamo cosa è corretto o meno nella nostra esposizione. L'unica cosa di cui dobbiamo stare attenti è gli estremi. Non dobbiamo, come si dice in gergo, clippare l'immagine, che possa essere clippata per luci bruciate o clippata per il nero assoluto. Dobbiamo quindi stare attenti a questa situazione. Ora andiamo ancora un pochino più addentro. Nella nostra lettura dell'istogramma avremo anche la capacità di capire se la nostra immagine risulta molto ben contrastata oppure piatta. Un istogramma molto stretto verso il centro, con una campana molto stretta, indica che c'è una grossa predominanza di mezzi toni, ma il contrasto dell'immagine risulta piatta. Invece una ampia campana, senza andare a toccare gli estremi, dà una conformazione, un'esposizione della nostra immagine, quindi darà un'immagine molto più contrastata, molto più piena, con dei valori tonali molto più ampi. Cosa comporta questo? Che io in fase di post-produzione posso andare a giocare su questo fatto. Come? Andando in Photoshop a giocare sui valori tonali. Quindi farò un livello dove andrò a selezionare i miei valori tonali e escludo quelli dove non ci sono praticamente né i bianchi né i neri. Vado a allargare la mia campana, escludendo gli estremi. Quindi comincerò già solo in questa fase ad aumentare il contrasto per rendere l'immagine meno piatta. L'importante, ed è fondamentale capirlo, è che non esageriamo con gli estremi, come ho detto. Naturalmente poi bisognerà anche pensare a: voglio realizzare un'immagine in low K o in high K. Voglio questo? Allora avrò, per forza di cose, gran parte della mia immagine bruciata proprio per una scelta stilistica. High K molto bruciata, low K completamente nera in determinate situazioni. Magari vado a giocare su quel fascio di luce che mi illumina il volto di una persona o di un animale, nel nostro caso. Quindi cerchiamo di capire. È molto facile cominciare a giocare un pochino con l'istogramma. Scattiamo in RAW e poi all'interno di Camera Raw giochiamo sull'esposizione e sui contrasti e vediamo come i nostri livelli si spostano, si allargano, si stringono, si alzano e si abbassano in base ai movimenti che facciamo sull'esposizione, sul contrasto, sulle ombre, sui bianchi e sui neri, i nostri parametri principali di regolazione dell'immagine. Questo ci servirà poi per capire e per creare il nostro stile fotografico. A me per esempio non piace particolarmente l'high K, piace invece il low K. Mi piace molto disegnare, vedere magari anche mezzo volto dell'animale e giocare con gli sfondi scuri, il più scuro possibile. Magari a qualcun altro piacerà, va molto di moda l'high K, addirittura l'high K in bianco e nero, dove l'animale risulta molto evidente con appunto il contrasto tra lo sfondo completamente bianco e l'animale, dove iniziano a vedersi le macchie nere delle ombre o ne so, se è un ghepardo, delle macchie, proprio le sue macchie e via discorrendo. Quindi è importante capire due cose fondamentalmente. In orizzontale vedremo la gamma tonale della nostra immagine, mentre in verticale l'intensità di ogni singolo pixel, che va da 0 a 255. Lo ripeto per l'ennesima volta: 0 significa nero assoluto, quindi impossibile recuperare qualcosa che è all'interno del nero assoluto, e per simmetria 255 è il bianco assoluto, abbiamo bruciato le luci, è impossibile recuperare quella parte di immagine. Cerchiamo quindi di stare il più possibile in un diagramma il più possibile uniforme, non dico concentrato verso il centro, abbastanza ampio, ma con
i mezzi toni predominanti. Questo è un piccolissimo assaggio di cos'è l'istogramma. Su internet trovate miriade di spiegazioni ancora migliori della mia. Era solo per addentrarci in maniera il più semplice possibile, spero, in quello che è la lettura dell'istogramma per poi riportarla all'interno delle nostre foto e dell'utilizzo che ci serve. Scatto una foto molto spostata a destra, dovrò regolare o la velocità o il ISO o chiudere il diaframma. In contrapposizione l'immagine è molto scura, rallento la mia velocità dell'otturatore, apro il più possibile l'obiettivo o alzo l'ISO. Farò un video anche sul triangolo dell'esposizione che tutti conosciamo, ma riaddentriamoci anche nel triangolo dell'esposizione. Spero che questo video vi piaccia e vi invito a seguirmi e a commentarlo. Mettete un mi piace e attivate la campanella per i prossimi video. A presto, ciao da Alessandro.